Eccoci qua, diretta sul canale YouTube della Federazione Estero del Partito Comunista. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Come sempre, da qualsiasi parte del mondo ci ascoltiate, anche in registrata. Poi, veramente oggi sono molto contento, molto soddisfatto. Ringrazio il Fabrizio Repetto, che in questo momento ci sta ascoltando in preascolto, ma ringrazio anche il compagno e amico della Federazione Estero, giornalista di guerra, come lo chiamo io, Roberto Roggero, caporedattore di Brics Friends. Grazie, benvenuto Roby, ma ringrazio soprattutto perché io lo seguo da anni e mi fa veramente piacere che questa sera sia qui, oggi pomeriggio, sia qui con noi il compagno Maurizio Fiorentini. Ciao Maurizio, benvenuto. Ciao. Anche a te. Ecco, oggi parleremo di una cosa che mi sta molto a cuore. Come ho detto, io ho seguito le interviste che ha fatto Fiorentini a un bellissimo sito che consiglio, che si chiama, bellissima pagina, The Dark Side dell'amico giornalista, sempre romano, laziale comunque, Zanella, che tratta tantissimi temi, tra cui tratta i temi più oscuri della nostra, chiamiamola così, Repubblica. E Maurizio racconta fatti, perché li ha vissuti, perché li ha sentiti, non racconta, come si dice qui in Spagna, chorradas, non le butta di così come fanno altri. Questo mi fa estremamente piacere. E prima di dare la parola a Roberto, che farà da giornalista moderatore ovviamente su questa cosa, lo dico perché esattamente abbiamo la stessa età con Maurizio, abbiamo vissuto le stesse cose, io a Torino, lui a Roma, però l'abbiamo vissute, sappiamo esattamente benissimo che cosa è passato e che è ancora attuale, è di un'attualità mostruosa. Quindi grazie a tutti di essere qua, parola al dottor Roggero. Vai, caro. Quanto. Grazie Max. Ma io non è che ci sia molto da dire su questa cosa, perché questo volume tratta, come hanno trattato, c'è una bibliografia sterminata sull'argomento. Bisogna vedere solamente il tipo di approccio, comunque, perché sono sempre approcci di parte sulla grande bibliografia sterminata su questo argomento. Invece, cosa succede? Il libro di Maurizio è presto detto, cioè ha un approccio oggettivo, nel senso che analizza l'oggettività dei fatti successi. Certo. Cioè, praticamente cosa succede? Lui compone, per dare l'immagine, abbiamo sempre avuto questo affresco, questo puzzle, dove ci sono sempre state delle tessere mancanti, per cui sono state quelle che non hanno reso spiegabile gli avvenimenti. Invece le Masquerade Reloaded sono proprio quelle tessere mancanti della vicenda che vanno a completare l'affresco, per cui il quadro assume un tutt'altro contorno e tutt'altro colore e tutt'altra tematica. E in questo senso invece io lo consiglio adesso, a parte il fatto di essere da una parte o dall'altra, ma da qualunque parte lo si guardi, l'analisi o il libro o le vicende che descrive, obiettivamente c'è poco da dire. I fatti sono questi, i fatti sono nati così, sono incontrovertibili, si possono contestare, ma si contesta una verità acquisita, sono dei fatti accaduti così come sono descritti, nudi e crudi e spiegati tanto quanto in modo nudo e crudo. Non c'è nient'altro da aggiungere, sono le tessere mancanti, ripeto, di questo mosaico, che leggendolo si capisce dove quella tessera va in quel determinato spazio, e allora poi alla fine uno dice: ah, ecco perché è successo poi quest'altro, o ecco perché prima è successo questo, o ecco perché mentre succedeva questo è successa anche quell'altra cosa. E quindi il quadro assume dei contorni effettivamente veramente definiti, che alla fine, all'ultima pagina, quando il libro lo chiude, l'hai finito, sei soddisfatto perché hai capito come sono andate le cose. Certo. Né più né meno. Certo. Allora, io vai Maurizio. Voglio solo dire una cosa velocissima a tutti e due. Ti lascio la parola. Si capisce anche, oltretutto, ed è la cosa speciale poi, tutte le altre cose di contorno, ovvero sia le varie fandonie, che sono state messe di mezzo e non hanno fatto altro che creare disinformazione. Certo. Quindi, eliminati i rami secchi, ne viene fuori un quadro perfettamente
in linea con gli avvenimenti che sono successi. Certo, certo. Io darei a questo punto la parola a Maurizio che così ci spiega. Intanto nel banner sotto vedete l'email per prenotare sia questo che il primo libro, se volete, autografati da Maurizio, e anche questa è la copertina che si vede in fotografia. Maurizio, te la parola e ancora grazie per aver accettato l'invito. Allora, io tanto sono molto colpito da entrambi, nel senso che Max già prima dietro le quinte mi ha svelato che praticamente conosce al millimetro non solo la mia persona, e non ci siamo mai visti, ma i contenuti del lavoro di cui stiamo parlando. E Roberto ha fatto un'anamnesi che in non so quanti suoi minuti non l'ho cronometrati, ma è meravigliosa ed è assolutamente oggettiva, non soggettiva. Allora, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un manoscritto di controinformazione documentata, come ha detto Roberto, e inedita, che nasce da cosa? Nasce dalle domande che ci siamo fatti e a cui abbiamo dato risposta in tutti questi 50 anni. Innanzitutto, chi sono io, nel senso chi ero o che io sono uno degli ultimi mohicani. Non è il termine mohicano, non è esattissimo perché bisogna usare il termine bolscevico. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel 1974, dopo una brevissima apparizione immediatamente scomparsa in lotta continua, si era formata l'autonomia operaia su Roma, nata da un mix di diversa fattura, nel senso che qualcuno veniva dal manifesto, qualcuno veniva dal Partito Comunista, qualcuno veniva dal territorio, io venivo dal territorio. Allora, dentro il testo troverete tutte le specifiche di come, chi e perché, ma in 3 parole, prima di andare avanti, vi devo dire chi erano i Volci veramente e perché poi io mi sono trovato a questo. Allora, per dire chi erano i Volci in 3 parole, ve lo faccio dire dal generale dalla Chiesa, non da me, perché sennò sembra che sarei di parte. Noi avevamo collettivi in tutta la città. Nello stesso quartiere capitava, sto raccontando la lettera che il generale dalla Chiesa ha scritto alla commissione stragi, intitolata I Volci, ok? Nello stesso quartiere c'erano più collettivi, c'era il collettivo di via, tant'è vero che io c'avevo, e lì quando ho letto questa lettera ho detto però, c'avevo il mio collettivo di via, che era via Prospero Santa Croce, che il buon tempone di turno tagliò via la scritta in marmo e la corresse via Prospero Gallinari. E nell'ex locale Caldaia c'era il mio collettivo. Di che cosa si occupavano i Volci? Veramente. I Volci si occupavano di tutta un'attività sociale 24 ore su 24. Cosa vuol dire? Vuol dire che i Volci andavano insieme ai proletari, con i proletari, a fare la riduzione delle bollette. Non è che gli raccontavano che c'era da fare rivoluzione, come facevano quelli che noi chiamavamo gruppettari. Noi andavamo, cioè i Volci andavano con i proletari a fare riduzione delle bollette. Poi internos siamo nel 2026, il 90% di quelli che venivano a staccare la corrente erano dei Volci. Per cui il problema diciamo che non era proprio così grave. I Volci andavano con i proletari a fare riduzione d'affitto, a occupare le case dove c'era bisogno, a fare la riduzione dei beni primari, se volete ve la traduco ma l'avete capita, cioè ok, bene, e i Volci erano i responsabili, perché si erano presi questa responsabilità, della sicurezza nei cortei.
Dice, perché parli della sicurezza nei cortei? Perché ci sparavano addosso. Ricordatevi Cossiga, ricordatevi che fummo invitati dai radicali a fare la festa per il discorso del divorzio a Piazza Navona, e vennero proprio da me per quanto riguarda Roma Nord, perché io ero Roma Nord, Pineta Sacchetti esattamente, e ci dissero: no ragazzi, dovete venire tranquilli perché è tutto tranquillo, abbiamo parlato noi con le istituzioni. Tant'è vero che alle 3 del pomeriggio ci hanno sparato addosso a tutti i livelli, ci aspettavano al varco e quella sera morì Giorgiana Masi. Quindi la sicurezza nel cortei voleva dire cercare di tornare tutti a casa. Tra queste attività si aprì la necessità, sto parlando del 74 ragazzi, siamo nel 2026, si aprì la necessità di fare controinformazione vera, perché già all'epoca, cioè, la cosa bellissima che ha detto sia Max che Roberto e che troverete nel testo è che il testo vi chiarirà esattamente le cose senza nessuna pietà per nessuno, perché non è un testo di parte, e Roberto l'ha capito alla grandissima. Pane e vino al vino, noi non abbiamo in questo testo pietà per nessuno, sono tutti sul tavolo. Ma si era creata la volontà di fare un discorso di controinformazione. E voi sapete come funziona, no? Armiamoci e partite. Io c'avevo la zia preside e tutti lo sapevano, che mi riempiva dei libri già quando avevo 9 anni, per cui che è successo? Allora, Mori, tu ed è stato fatto il team di controinformazione, ce ne sono stati diversi, il mio era stato chiamato Obelix. Tu fa controinformazione. Quando abbiamo iniziato ci sono resi conto che fa controinformazione significa studiare, cioè ma proprio l'infinito, allora è cominciata con: vabbè Mauri, ma siccome tu leggi tanto, studi tanto, va avanti te e noi ti seguiamo, e da lì è iniziato il team di controinformazione. Quindi perché è stato fatto questo lavoro, perché è stato questo manoscritto? Esattamente per quello che ha detto Roberto: pane e vino al vino, chiamare tutti a correo con la giusta proporzione. Chi è, che cos'è l'estrema sinistra, che cosa sono veramente state le BR, che cos'è stato il partito della fermata, fermissima, strafermata fermezza, cosa sono state le storie dell'orso raccontate ancora oggi. Vi racconto questo e poi mi fermo e vi lascio un attimo, nel senso vi lascio andare avanti. Vi dico l'ultima perché io non smetto mai poi. Allora, c'è un generale del genio, va bene, in pensione, che circola nel web ancora oggi, il quale in una trasmissione web ha detto che non è possibile che Aldo Moro stava in via Montalcini perché nel 1978 non c'erano i VC chimici. Allora, sapete cosa ho fatto io a questo generale? Gli ho mandato il progetto diretto con tutta la documentazione relativa ai VC chimici disponibili nel 1978, indicandogli sotto, visto che lui è un generale del genio, di fare prove tecniche e strutturali, così si rende conto che i VC chimici c'erano. Ecco, allora, lavoriamo e abbiamo lavorato realizzando un testo incontrovertibile che vi darà soddisfazione a livello totale. Però lascio la parola un attimo perché sennò divento logorroico e non mi piace. Bevi un pochino così. Allora, intanto il gabinetto chimico ce l'avevamo io e i miei genitori alla fine degli anni 60 in campeggio. Quindi poi in generale, senza fare il nome, l'ho provato a seguire anch'io, è allucinante quello che dice, veramente dice delle cose che, ma proprio lasciando perdere che sono delle cose, scusa Roberto, poi tiro la parola, ma veramente ho provato ad ascoltarlo, dice delle eresie a livello proprio fattuale che sono impossibili, cioè veramente, cioè le butta lì solo per vendere probabilmente questo libro, vabbè.
il problema non è lui, è quelli che lo seguono, che gli vanno dietro e che ancora credono contano sulla punta delle dita. Per fortuna sì. Quello che dicevo prima, Roberto, poi ti do la parola con Maurizio in preascolto, che prima di andare in diretta, appunto, quello che mi ha fatto piacere delle sue interviste, sia quelle vecchie, ma soprattutto la ultima che ho visto, giustamente la qualificazione, spiegare bene cos'era l'estra-sinistra negli anni 70, perché c'è moltissima confusione. Questo mi ha fatto, gliel'ho detto, glielo ridico ancora, mi ha fatto estremamente piacere perché la sviluppa nella maniera giusta e fattuale come deve essere fatto, e questo mi fa piacere. Ti ringrazio, Maurizio. Roberto, a te la parola. Guarda, io più che prendere la parola io avrei da fare a mia volta una domanda, Maurizio, diretta, perché per come l'ho visto io, questo libro è diviso in due parti, no? Prima parte e seconda parte. Il nocciolo che ti fa, diciamo, ti porta dalla prima alla seconda parte, ti apre alla seconda parte, che vorrei che Maurizio chiarisse, è il capitolo numero 3, colazione da Tiffany. Meraviglia, una meraviglia, Roberto, una meraviglia. È una storia meravigliosa, è una delle storie meravigliose raccontate per decenni, e mi fa un piacere enorme che tu mi chiedi cosa vuoi che ti esplico in particolare quel capitolo lì? In particolare, cioè, qual è il nocciolo, cioè il perché il colazione da Tiffany è, secondo me, poi posso anche averlo travisato, però secondo me è il nocciolo del libro. Sì, lo è. Vai avanti, voglio capire dove vuoi arrivare. Vai avanti. Volevo, cioè, dal capitolo precedente diciamo il secondo al quarto capitolo c'è questa colazione da Tiffany che ti apre l'universo della seconda parte del libro. Io volevo un attimo capire il nesso, cioè come questa colazione da Tiffany si inserisce nella narrazione. Si inserisce perché è un punto nodale. Esatto, infatti. È un punto nodale per quale motivo? Adesso ci andiamo dentro, ok? Sì. Allora, la colazione da Tiffany è l'incontro di Piperno con Moretti in un appartamento della media-alta borghesia a Roma, immediatamente successivo al 9 maggio, che è proprio quello, cioè oggi è il 9, quindi è immediatamente successivo. Allora, come è stato vissuto non solo a livello mediatico, a livello mainstream, a livello giornali, no, anche a livello commissioni, compresi tutte le commissioni e compresi tutti i processi, si sono tutti bevuti una storia dell'orso infinita. Sì. Allora, è questo dove sta io quello che ti il nocciolo dire, dove sta? Il nocciolo dove sta? Perché si sono incontrati Moretti e Piperno? È documentato, poi alla fine lo trovate sul capitolo, ma inizialmente raccontato che Autonomia Operaia, cioè noi, che con le BR avevamo esattamente rapporto 0 punto, neanche 0, perché io ti posso citare nomi e cognomi che non farò, ma che io voglio un bene della Madonna, che solo per il fatto di essere di Autonomia Operaia a Primavalle hanno rischiato molto forte da certi comportamenti sul territorio, perché sul territorio c'eravamo tutti e due, degli irregolari delle BR. Quindi il Piperno, che è stato un grandissimo cantastorie, l'ha raccontata a tutto il mondo che Autonomia Operaia ha organizzato questo incontro per via di chiarimenti relativi all'andamento del sequestro, in merito alle figure
dei signorini, attenzione adesso dico nomi e cognome dei signorini, Valerio Morucci e Adriana Faranda, leggermente di potere operaio, proprio leggermente. Leggermente, il primo era responsabile militare di potere operaio, leggermente di potere operaio. La seconda era il colonnello del potere operaio, perché non ha tirato mai in sasso in vita sua, però guarda caso stava in tutte le dirigenze. Allora, la storia raccontata è così all'inizio ed è così per tutti, comprese le commissioni. La verità è completamente un'altra ed è il nodale su questo punto, cioè i ex potere operaio, e li chiamo ex perché chiaramente se andate a leggere la storia del potere operaio troverete che da un certo punto in poi, con la separazione che c'è stata di potere operaio e lo scioglimento del potere operaio non c'era più, no? Non c'era più, ok? Poi il professore, cioè la frase potere operaio è come una massoneria mozartiana, non è mio, non è mia, è di un certo Negri, ok? Che era uno dei due di potere operaio, che se n'è andato, sono spaccati anche lì a Rosolina per motivi politici, no, per il rogo di Primavalle e per la motivazione che stava dentro a Franchino, ok? Allora, il nocciolo sta che gli ex potere operaio non sono mai stati ex, Roberto, sì. Non hanno mai smesso di essere ex. Ci sono, e nel libro, al di là del capitolo 3, trovate tutta la documentazione di BR veri, no dei BR raccontati o e storie dell'orso, che dicono che i signori ex potere operaio, che so, Valerio Morucci, Adriana Faranda, se volete continuo, non hanno mai smesso di avere rapporti con la massima dirigenza di potere operaio, che vuol dire Piperno. Mai smesso. Non hanno mai smesso di avere il progetto. Io ho, e nel libro ne parlo, anche documenti su il famoso libricino rosso che fece Piperno dedicato ai dirigenti del potere operaio. Piegare la movimentazione dell'estrema sinistra guidandola con una dirigenza per arrivare a governarla. Non so parole mie queste, sono parole di Piperno. Poi arriveremo a dove ho capito dove vuoi arrivare tu, cioè ti porto fino alla sorgente che si chiamava Gian Giacomo, ok? Di cognome fa Feltrinelli, saluto il figlio, ma così è inutile che ci giriamo intorno, ci sono i documenti e sono pubblicati. Osvaldo è pubblicato, è la sorgente. E poi arriveremo anche a quello. Ma qual era il nodo di cui tu mi fai la domanda? Era che la colonna romana delle Brigate Rosse, senza la quale il sequestro Moro non sarebbe stato possibile, questo va chiarito, certo. Va chiarito, senza la colonna romana delle Brigate Rosse, di cui in base alla logistica erano tutti ex potere operaio gli operativi, in pieno collegamento con Pace, Lanfranco Pace, no? Perché adesso tu mi provochi e sei molto bravo, Roberto, mi stai piacendo sempre di più. Tu mai come messo la spina sul 2,20 adesso vado, ok? Perché no, tu parli del capitolo 3 che è Tiffany, ma attenzione che il libro inizia da Viale Giulio Cesare. Sì, ma io quando è quello che ti porta dalla prima alla seconda parte, sia del sequestro
poi del dopo. Perfetto. Il libro inizia in casa Conforto, che è come casa Mondaini. In casa di Giuliana Conforto, professoressa di fisica, è ancora viva, sono qua, non c'è nessun problema. Vengono arrestati, tra virgolette, i signorini Valerio Maurizio e Adriana Faranda nel 1979 a casa Conforto. Inizialmente la Conforto ha detto che l'aveva incontrati al Pincio, che non sapevano dove andare a dormire. Poi è venuto fuori che gli aveva telefonato Lanfranco Pace, che c'aveva degli amici che avevano delle piccole difficoltà. Poi è venuto fuori che gli ha detto Piperno. A casa Conforto, il nonno Conforto, troverete tutte le documentazioni nel libro, andava a trovare i nipotini insieme alla nonna. No, giusto, i nonni vanno a trovare i nipoti, no? C'è un piccolo particolare: nonno Conforto era il numero 1 del KGB in Italia. La sua moglietta uguale, e ci avevano tutte e due la pensione con la medaglia del KGB. Però Valerio Maurizio e Adriana Farana non sapevano chi erano, non hanno mai visto, erano dei ragazzi che stavano lì. E ritorno a te, però fammi arrivare a che troverete che a casa Conforto 3 mesi prima che arrivassero i signorini, che erano scappati con le armi e con i soldi perché erano sotto processo, e questo è il punto a cui voglio arrivare e arrivo a te, sì. Arrivò un giornalista come te, un certo Tutino. Dici, ma chi è? Tutino era un giornalista famosissimo, ok, che conosceva l'estrema sinistra anche per tasso di colesterolo. Per combinazione, Tutino è colui che presentò Fidel Castro a chi? A Gian Giacomo Feltrinelli, quando, e troverete il quando, alla prima conferenza antiimperialista del 1966 a Cuba. E chi era il rappresentante del Venezuela? Lo sapete chi è? Lo trovate scritto. È un certo Ramiro Sanchez, aveva 17 anni. Oggi lo chiamano Sciacallo. Carlos. Il rappresentante del Venezuela alla prima conferenza antiimperialista 1966, La Habana, Cuba, era il signor Carlos. Allora, ritorno al capitolo 3. La verità qual è? Come poi ci entrava Carlos appunto nella vicenda, l'hai appena detto, quindi. Ritorniamo al capitolo 3. Lo snodo qual è? Lo snodo è che la colonna romana è stata commissariata durante il sequestro Moro, non dopo. Certo. Ed è stata commissariata da chi? Dalle Brigate Rosse stesse, ma non sono io a dirlo. Nel libro troverete scritto chi lo documenta, e sono 2 BR che lo documentano, anzi 3, no io. Certo. Nei numeri del Potere Operaio del lunedì c'era il giornale, aveva una addendum, adesso mi sfugge il nome, una specie di allegato. Dentro lì troverete, c'è tutto, ok? Nel libro documento tutto questo. Quindi cosa è successo? La direzione strategica BR ha commissariato la colonna romana perché ha capito che loro volevano egemonizzare non solo la colonna romana ma tutte le BR, ok? Quindi la colazione da Tiffany, Autonomia Italia ne sapeva niente e non ha organizzato niente. Internos, se i Volci avessero saputo che il 16 di marzo ci fosse stato a Via Fani il sequestro a Don Moro, ti posso assicurare che siccome Via Fani era Roma Nord, e se andate a vedere foto del bar Olivetti che era chiuso, ok? Era chiuso, cioè le foto le trovate pubbliche, non c'era dentro la navicella con extraterrestri, con i fucili fotonici,
era chiuso, troverete che sulle aiole c'è una scritta con scritto Walter Rossi vive. Quella scritta l'abbiamo fatta noi. Se solo noi avessimo mai saputo che c'era una cosa del genere, l'avremmo impedita. Certo. In ogni modo. Quindi le BR si sono commissariate per questioni egemoniche e la calazione da Tiffany è un chiarimento neanche tanto dolcissimo fra la direzione strategica e chiamano ex potere operaio, cioè il signor Piperno. Nelle varie documentazioni che sono appoggiate a quel capitolo troverai la dichiarazione di Piperno che dopo 20 anni, 30 anni che ha preso per culo il mondo, alla fine si è divertito a dirlo, ok? L'ha scritto, come l'altra storia che ha fatto in un'intervista a Mattioli, credo, perché l'altra favola che hanno raccontato per 50 anni, sapete qual è? Che Piperno era il capo del movimento e il dirigente massimo di Autonomia Operaia. C'è una intervista di Mattioli registrata in cui lui dice: sto ancora a ridere, perché se uno di me o Pace si presentava in assemblea, ci mandavano a fare, e noi non ci abbiamo avuto mai nulla a che fare con Autonomia Operaia, però l'hanno raccontata. Quindi la colazione da Tiffany è questo momento qua, lo snodo dell'incontro fra un progetto che era alla fine di Potere Operaio e il progetto delle BR storiche, o se vuoi le BR del Nord, che è un modo un po' leghista di dire cose, ma così è. Certo, grazie. Me taccio e bevo un attimo. Sì, bevi, intanto è andata la narrazione poi del generale Scriccia, no? Alla fine. Cioè ha iniziato lui con la narrazione, con la disinformazione vera e propria alla fine. Certo, la disinformazione, il lavoro di Masquerade Reloaded è un lavoro di controinformazione proprio per andare a dire cose A, B, C, senza pietà per nessuno. Bravo. Ma proprio per nessuno, perché voglio dire, noi abbiamo avuto 64.000 indagati dal processo del caro, che non c'è più perché è morto da poco, Calogero. Io non scorderò mai la telefonata di un mio gemellino padovano, che non c'è più pure lui per tumore. Maurizio, sto al semaforo, dico, beh, che è successo? Stava a Padova. Ce l'ho davanti, che faccio? Accelero. Io ho detto, lascio bene. Ok? Noi ci abbiamo avuto il processo 7 aprile con 64.000 indagati e 24.000 perseguitati legalmente. La parte romana è finita nel 1984, certo, dal 79. certo. 99%. Arrivederci e grazie, nulla a procedere. Ovvio. Perciò io la verità la volevo e la voglio e l'ho pubblicata senza remore nei confronti di nessuno, perché questa è la verità. Questa è una parte, perché tu hai toccato un capitolo, ma ce n'è di strada dentro il libro, di cose. Sì, sì. Ce n'è. Ragazzi, lasciatemi bere un secondo. No, bevi. Quello che mi preme molto, perché la classica domanda, io sono 10 anni che sono segretario della Federazione Estero, però anche quando ancora ero a Torino, prima di venire in Spagna, facevo l'organizzatore, ma i compagni giovani, perché io mi occupo anche dei corsi di formazione, la cosa che mi chiedono di più, giovani nel senso anche quelli nati dopo l'80, diciamo, no? Che mi chiedono: segretario, tu che l'hai vissuta, quanto i servizi segreti hanno inciso all'interno dei movimenti extra di sinistra, extraparlamentari, le BR, chi era veramente il traditore? Perché a questo punto molti sono confusi, non riescono a capire bene
chi Allora, ci faceva e chi lo era? Ecco, questa è la domanda, È Maurizio. lo scopo delle varie narrazioni quello di creare confusione. Bravissimo, infatti. Per forza. bravo. Allora, Max, prima di tutto io sono perfettamente in grado, non solo nel libro è documentato, ma intanto cominciamo da me, perché poi bisogna pure dire le cose come stanno, nel senso che il mio collettivo, per avere infiltrati, vuol dire che l'hanno infiltrati col biberon, nel senso che il collettivo di via mio era fatto di gente che la prima volta che si è incontrata stava a prendere il biberon, per cui la vedo dura, ok? La vedo dura l'infiltrazione a quel livello, perché devono essere praticamente infiltrati incinta le mamme, per cui non c'era questa possibilità. Allargando il discorso, io parlo però, attenzione, perché io non posso fare un omnibus, io devo dire cose che sono in pieno controllo, quindi prima questo. Allargando il discorso dal mio collettivo De Via si arriva ai comitati di quartiere, che vuol dire altri collettivi, che erano tutti identicamente stessa storia. Chiaro che se incontravamo da elementari e poi crescendo ancora nei comitati aperti, se conoscevamo dai medie. Allora, attenzione, nei Volci avere infiltrati la vedo durissima, anche perché non è che tu, ti faccio un esempio, lo sai di cosa non parla mai nessuno e io ho avuto il coraggio di parlare? È che noi facevamo ripetizioni ai figli dei proprietari tutti i giorni. Noi abbiamo scolarizzato più figli dei proprietari che non erano in grado neanche di sapere né scrivere né leggere, ma siccome non fa macio, capito? Perché l'autonomo deve essere cattivo, ok? Allora, questa cosa non la racconta nessuno. Allora, dimmi, io l'unica infiltrata che ho incontrato, e me ne sono quasi invaghito, è stata una dei comunioni e liberazione che ho incontrato in un lotto di Primavalle, che mi ha detto: ma cosa fa un tozzo maritozzo, ci chiamavano così, perché il servizio d'ordine veniva chiamato così. Cosa ci fa un tozzo maritozzo qua con i bambini piccoli a imparargli a scrivere e a leggere? E io guardavo e ho detto: forse non hai capito bene con chi stai a parlare. Allarghiamo il discorso, andiamo alle BR, ok? Sì. Una vita atroce, ma neanche per 5 miliardi di dollari avrei nessuno di noi, e l'abbiamo scritto, se voi andate a leggere i redazionali, a noi ci faceva vivere. Ma che vita è? Una vita da schifo. Famiglia zero, amici zero, fidanzati ex zero, vita sociale zero, una lira e mezzo, in tutti i momenti. una lira e mezzo del stipendio. C'è gente che ancora racconta la storia che Moretti è uno da CIA. Moretti va tutte le sere in galera. Oggi 9 maggio va in galera a dormire e pia 500 euro da Stato italiano. Ma che cacchio da gente segreto pia ste cifre, ma fa sta vita? Allora non lo faccio, capito? Vado a giocare a pallone. Cioè, attenzione alle storie dell'orso. La vita dei BR era una vita infernale. Fra parentesi, te lo dicevano subito, no? Perché loro avevano tutta una struttura, tant'è vero che a seguito di eventi che troverete nel libro, diciamo che io a una certa assemblea sono stato invitato, assemblea pubblica no, al Fermi. Loro avevano tutta la... Però il discorso è questo. Tu a livello BR la prima cosa che ti viene detto è che mori se ti va bene. Vabbè, ma comunque Maurizio, quella era una questione di fare una scelta. Esatto, loro sono stati questo. Loro hanno, te lo racconto con Moretti dai studenti, ok? Va dai studenti, è pubblico, lo trovate, l'ho documentato, lo trovate perché è pubblico, non è bingo bongo.
va dai studenti e gli dice, e gli spiega, guardate, esistono due tipi di generale, il nemico sta là, un generale dice, sapete che c'è, noi sappiamo che il nemico sta dopo la collina, però non sappiamo bene come funziona, facciamo un'elite, no? Questa elite va sulla collina, attraversa la collina e affronta il nemico, così capisce come è fatto, poi torna e ce lo spiega. L'altro generale dice, no, finché non siamo un esercito enorme, tutti insieme, non facciamo niente e quando andiamo a affrontarlo, lo affrontiamo tutti insieme. Allora, lo documento, noi non abbiamo dato delega né al generale di tipo 1 né al generale di tipo 2. Loro si sono autodelegati e sono stati dentro un viaggio. Le BR nascono dalla sinistra italiana. Poi ci sono contaminazioni che troverete nel libro, vere, no, quelle raccontate, Cacia, a Via Fani che non c'era Aldo Moro, c'era Noschese, che c'erano quelli col fucile fotonico, che Moro è stato sequestrato al bagno di casa sua mentre si faceva la barba, che ci stava, non stava, io stava sotto a Trastevere, stava sotto al coso a Palo col castello, che la barca che era entrato Arte, cioè, se volete, siccome l'ho vissute tutte e l'ho sputtanate tutte, le so tutte. Il punto è che vi dovete ricordare, poi mi taccio, la frase convergenze parallele. Ah sì. E credo che va la ricordare. Cosa vuol dire? Vuol dire che le biere andavano per le loro storie, per me folli. Il partito della fermata, fermissima fermezza andava per la sua storia. Guardate che dopo Moro, a quello che hanno sequestrato a Napoli, il buon Cirillo, gli hanno dato i soldi, hanno risolto, hanno liberato. Come prima di Moro, stesse cose. Moro doveva morire, punto. Il partito della fermata, fermissima fermezza, basta che andate a vedere che documento i comitati dei saggi fatti da Cossiga col K, ne ha fatti 3. In quello dei saggi, Roberto, c'era il presidente da Treccani, l'enciclopedista, ok? C'era che secondo loro era mandato dal Dipartimento di Stato, ma documentiamo che non è così. C'erano altri personaggi che erano CIA, che erano quelli sì, che erano KGB, che erano tutto quello che erano. Quindi nel comitato dei saggi, ma nel libro troverete un qualcosa ancora di più, perché troverete, cosa di cui nessuno ne ha parlato, il famoso, quello da telefonata con Craxi, quello che si è fatto il traduttore fra Craxi e il presidente con Sigonella. Come si chiama? Vediamo. Non me lo ricordo. Chi hai detto? Il traduttore della telefonata fra Craxi e il presidente americano durante la crisi di Sigonella è colui, Liden, è colui che entra. Liden è il numero stato, oggi il numero 1 del deep state americano in Europa. Questo caro Liden, consigliere dei presidenti americani, entrava e usciva dal Ministero degli Interni italiano senza chiedere il permesso a nessuno nel 78. Quando un magistrato, troverete tutto nel libro, ha chiesto i documenti relativi al caso Moro al Ministero degli Interni, gli è stato risposto per 3 settimane nulla. Poi alla 4ª settimana ho detto: lei ci deve pregare di scusarci, ma non ce n'è uno. E lui ha detto: vabbè, allora mandatemi
intercettazioni audio. 3 settimane di silenzio, la quarta, gli deve pregare di scusarsi, ma al Ministero dell'Interno italiano non c'è più nessuno, neanche una registrazione di intercettazione. L'Iden era il braccio destro di un certo, che troverete sempre nel libro, Haig. Sapete chi è Haig? Sì. Il generale capo della NATO. Guardate che in Europa, questo testo vi porterà oggi e vi indicherà anche che succederà domani. Questo generale con 18.000 stelle, che poi è diventato consulente del presidente, anche lui, per combinazione, fu eletto capo della NATO Europa nel 1974, esattamente più o meno quando fu arrestato Curcio con Franceschini, e per combinazione ha smesso la carica nel 1979, esattamente più o meno quando sono arrestati Valerio Morucci e Adriano da Faranda. Quindi attenzione, e poi mi taccio per un quarto d'ora minimo, che le convergenze parallele sono, no che le BR non erano BR, le BR erano BR, punto. Poi che erano folli sono problemi, purtroppo, non solo loro, ma le BR erano BR, le BR venivano fuori come storia, e lo documentiamo, dai secchiani, che Max sa perfettamente di chi parlo. Le BR vengono fuori dai partigiani emiliani che non volevano il compromesso e che avevano sotterrato i mitra in campagna. Franceschini giocava a 3-7 nella serie del FIGC. Le BR vengono fuori dalle fabbriche, le BR vengono fuori dalla volante rossa di quelli che sono dovuti andare via dopo la guerra e sono andati a Praga. Ma il partito della fermissima fermezza ha agito, e se devo essere equilibrato, e mi taccio, ha influito sulla fine di Moro. Oh, ragazzi, è stata data la grazia a Minetti, ed è oggi? Ok? E perché non è stata data la grazia alla Beluschio? La Beluschio BR senza fatti di sangue, con gravissimi problemi di salute, non è stata data, grazie. Sembrava che, pare che fosse che, no, bloccata, fermata pure quell'operazione. Quell'operazione avrebbe liberato Moro. Vabbè, ma non doveva accadere, visto che Moro Esatto, comunque non doveva accadere, ma non è che non doveva accadere perché i BR hanno deciso di ammazzarlo, se no quello manco usciva vivo da Via Fani, moriva lì, punto. Certo. Punto. Doveva morire perché non lo voleva, perché doveva morire. Poi la storia, ragazzi, veramente voglio fermare, ma Roberto è un grande, perché mi ha scatenato. Mi fermo subito dopo questa, cioè fra i 7.000 miliardi di documenti viene fuori che c'è chi, testimoniato agli atti processuali, che in fondo Moro non poteva aver raccontato niente di che, perché non sapeva niente. Per combinazione ci sono i documenti che era presidente della NATO anni prima già, per cui non sapeva niente. Voglio dire, lasciamo perdere. Era difficile. Cioè, voglio dire, ma anche i bambini cioè basta, capite? Avete ragione, e ha ragione anche Roberto nel dire che questo mette le cose a posto. Quando arriverete alla fine del libro avrete ho capito com'è sta storia, ok? Certo. Respira, Sì. grazie. Io intanto ti faccio un'altra domanda. Vai Roberto. Perché io venendo da Genova, no, è comprensibilissimo che anche a Genova la piazza BR era abbastanza sostanziale, abbastanza attiva, diciamo. Però questo fa pensare a una certa differenza di vedute fra le varie colonne delle BR, a Roma, a Genova, a Milano. Quindi mi porta a pensare che ci fossero delle differenze di vedute, dei dissidi interni fra le varie colonne BR. Cioè che a Genova avevano un obiettivo, a Roma ne avevano un altro, a Milano o a Torino ne avevano altri ancora. È vero questo? Se questa è la domanda, la risposta è questa.
Genova è stata la capitale delle BR. Sì, sì, indubbiamente, certo. Genova è la capitale delle BR, senza punto ferire. Cioè, nel libro trovate dichiarazioni, ha detto un sacco di cose non proprio precise, ma in questo caso molto precise, Franceschini. A Genova i BR andavano dal Partito Comunista agli operai fino a autonomia operaia, cioè le BR a Genova erano totalmente sotto controllo e avevano un retrobottega, se vuoi chiamarlo così, che era enorme. A Genova c'erano allenamenti quotidiani tutti i giorni sopra il castello, dietro sopra Genova, fatti dai regolari agli irregolari di esercizi militari. A Genova i magistrati, perché pure là, se no è sempre Maurizio che parla, i magistrati, implacabile efficacia militare, cioè erano introvabili e facevano operazioni pazzesche. C'è un ex pittore del PC di cui non si sa più nulla, sono in tre che non si sa più nulla, guarda caso, non è che come te posso dire, spariti, sondati, no, puff, che sono gente che faceva operazioni fenomenali. Questo pittore del PC, di cui troverete nel libro, ex pittore del PC, che poi entrava in BR, veniva definito killer a livello militare dalle BR, cioè rendetevi conto, stiamo parlando di gente operativa a livelli enormi, troverete la documentazione, però attenzione, la colonna genovese era anche la colonna che attraversava i monti e andava in Francia, famoso Hyperion. La colonna genovese è quella che andava a prendere le armi, è quella che teneva i contatti, e dalla colonna genovese partivano in due che aiutavano alla traduzione Moretti. Una era la compagna di Roberto Dura, l'altro era Scarfò, se non sbaglio. No, non Scarfò, è uno che inizia con la G, ma non è un problema, sono tre, quindi alla fine lo trovate sul libro. Genova era fondamentale, ma era la colonna più importante, anche quella che aveva i soldi, no? Cioè, aveva fatto il sequestro, c'aveva oltre il miliardo, i famosi miliardo messo a asciugare con le mollette, ci hanno campato fino alla fine con quei soldi lì. Però attenzione, che era la colonna preferita e amata da Moretti. No? Se voi andate a vedere dentro il libro troverete la mia visita, io sono stato uno dei pochi, veramente a prendere in mano i reperti e invece di guardarli, studiarli, perché la controinformazione o è così o poi andare a giocare a palline. Nel verbale di sequestro 18 aprile 1978, verbale di sequestro della questura di Roma, non armi, in via Gradoli 96, Roberto, un po' famosa, quella famosa da doccia, ok? Sì. Tra altre cose che stanno nel libro, di cui una sta addirittura in copertina, che ho ritrovato, quello che trovate in copertina è il reperto 731, ma c'era una serie di cartelle con ritagli di giornali di tutti i fatti accaduti a Genova, dal lancio di sassi alle bottiglie, alla distruzione dei paraurti fino alle azioni più incredibili, tutti documentati e archiviati e messi dentro cartelle. Lì c'era un amante della colonna genovese. Differenze fra Genova e Milano? No. Differenze fra Genova, Milano, Torino? Neanche. La vera differenza sono le due BR e Roma. La vera differenza è gli ex potere operaio. Quella è la vera differenza. Guardate che nessuno ne parla, però a me mi diverte. Maurizio, scusa, erano differenze di base
o differenza di obiettivi? Cioè l'ideologia di base o strategia, se la vogliamo chiamare, per arrivare a un determinato da A a B. Cioè la gente si voleva arrivare in un modo, a Roma si voleva arrivarci in un altro. Assolutamente sì. Però stiamo ben attenti anche qua. La sorgente è una. La sorgente è una. Ed è Gian Giacomo Feltrinelli. È Osvaldo. La sorgente è una, nel senso che come sai, perché hai letto il libro e come lo sa anche Max, non è un caso che nel Capodanno del 1970, come l'ho documentato, perché sta nel libro, a festeggiare il Capodanno nella tenuta che iniziava dal confine italiano e finiva in Cecoslovacchia ed era un territorio non praticabile per nessuno, del signor Feltrinelli Gian Giacomo, c'erano dei giovani, chiamiamoli così. Uno era Franco Piperno e l'altro era uno che giocava a palle di neve col figlio piccolo che si chiama Carlo. Carlo, se sente e dice è stato lui a raccontarlo me. A me proprio non mi crea nessun problema. L'altro lavora io, Maurizio. Le due anime. E ci sono le dichiarazioni nel libro anche di Franco Piperno che dice io seguirò la strada. Le due anime sono quelle, una è quella piperniana, l'altra è quella morettiana. Però di morettiana è sbagliato, perché il termine esatto è simoniana. Per chissà chi era Simioni. Allora, nel libro avete la chiarezza su tutto questo. Perché avrete la via e la chiarezza che porta alla sorgente di tutto. Cos'era il pensiero di Gian Giacomo Feltrinelli? Che è stato ammazzato. Oddio, ho detto che è stato ammazzato sul traliccio. Mannaggia, mi sfuggì. Il progetto di Gian Giacomo Feltrinelli, che era miliardario senza fine di numeri, cioè non so se avete capito quello che ho detto, non c'erano i numeri finali, non c'erano i zeri finali, c'erano i puntini. era quello di ergersi senza guardare in faccia a nessuno, pure lui, cioè dialogava con le BR, dialogava con i capi, dialogava con l'estrema sinistra, dialogava col potere operaio che gli pagava pure il giornale, dialogava con chiunque, ma in modo separato. Il suo progetto, uno stupido, caspita. No, il suo progetto qual era? Ed era giustificato in un certo senso. Siccome c'è la sensazione netta che arriverà un golpe così come è arrivato in Grecia, dobbiamo formare un esercito fatto da un'elite di lotta armata e sostenuto da un grande movimento per combattere questo. Siccome e dentro questa base, da una parte c'è i cosiddetti piperniani, dalla te Simoniani. Simoni chi è? Simoni è uno di quelli che hanno fondato le BR, che poi si è staccato. E la cosa divertente è il racconto che portano Curcio e Simoni vanno a trovare sto Franceschini. Simone e Francesco, no, Curcio e Simone vanno a trovare Feltrinelli e Simone dice no, questo è un po' troppo violento. Simeone lo dice, che è quello che ha mandato le zie in Grecia e sono esplose. Guarda caso, con lo stesso orologio, con lo stesso difetto orologio che è stato ritrovato al traliccio di Osvaldo, cioè di Feltrinelli. Quindi le idee sono due.
ma non possiamo fare finta di riconoscere le dichiarazioni di Feltrinelli fino alla fine. Feltrinelli, editore compreso, sono qua, ci avete il libro, non ci sono problemi, io lo dico perché è documentato. Questo esercito doveva essere sostenuto dalle armi del Soviet Supremo, del progetto Feltrinelli, e doveva essere sostenuto dai soldi del progetto Feltrinelli. Certo. Cioè dal Soviet Supremo. E a quale altro esercito si doveva opporre questo esercito? A quello che avrebbe, secondo lui, attaccato facendo un golpe come era stato fatto in Grecia, che poi alla fine della fiera stiamo a parlare di Gladio, quindi stiamo a parlare di stand behind e restiamo sempre lì e parliamo sempre da NATO. Certo. Ma c'è di mezzo anche il colpo borghese e compagnia. C'è di mezzo quello che lui aveva valutato che poteva succedere. L'operazione Tora, no? Sarebbe stata. Quello che va detto, e poi mi taccio di nuovo, perché tutte queste robe sul libro sono limpide, tipo Regoaro, è che a un certo punto si erano resi conto, famosi convergenze parallele, che fare veramente una cosa del genere, cioè da parte chiamiamola stand behind, o che poi insomma la NATO, siamo sempre loro, sono sempre gli stessi, avrebbe, siccome il PC, e Max lo sa bene, non è che c'aveva 3-4 votanti, no? Sarebbe venuto fuori un bagno di sangue mai visto. Guarda caso, quando si sono resi conto di questo, Gian Giacomo Feltrinelli, il giorno in cui a Milano c'era il congresso del PC che eleggeva Berlinguer, 73, è un po' esploso e le cose hanno preso un'altra forma. Certo. Ma queste cose noi non le raccontiamo, noi le documentiamo. Mi taccio di nuovo. Roberto mi prova così. Riposatevi un attimo tutti e due, andiamo verso le conclusioni. Intanto, sì. 1973 muore il compagno Secchi, prima di tutto. Esatto, avvelenato. Secondo me avvelenato. Secondo me avvelenato. Anche secondo te, lo sappiamo tutti, perché è morto il compagno Secchi. E un'altra cosa importante è, allora, avete visto la copertina del libro, lo trovate ovviamente su internet, in tutte le piattaforme, però se lo volete ordinare con l'autografato dal compagno Fiorentini, scrivete all'email che ho messo nel banner qui sotto, che è fabrizio.repetto64@gmail.com. Se qualcuno che sta ascoltando vuol fare qualche domanda specifica prima che chiudiamo a Fiorentini, lo scriva qua nella chat. Vi ringrazio tutti quelli che siete presenti, poi lo potete ringrazio anche quelli che lo ascolteranno poi ovviamente in registrata, ma quel fatto lì, io ne ho parlato questo, cito una giornalista romana che tu conoscerai sicuramente, che è la Stefania Limiti, che ha scritto molto su doppio livello, eccetera. Ecco, io l'ho intervistata tanti anni fa, quando ero ancora organizzatore di Torino, mi onoro della sua amicizia, devo dire che la Stefania, persona squisita, proprio sotto tutti i adorabile. Sì. E già Stefania nei suoi libri, no, senza citarli, non vogliamo fare pubblicità alla concorrenza, diciamo così, quello che ha testé detto il compagno Fiorentini, cioè racconta coi fatti come nel doppio livello della Gladio, del golpe borghese, del Partito Comunista che di colpo diventa compromesso, di Pierpaolo Pasolini che lo denuncia e guarda caso muore anche lui con il io so, del compromesso per il divorzio, di tutto quello che già molti di noi che erano, diciamo così, venivano chiamati gli stalinisti all'interno di quel PC e che sono stati fatti fuori, e lo ricordo perché allora i compagni giovani, noi ci abbiamo provato a resistere
come stalinisti, come ci chiamano i trotskisti, ci hanno fatto fuori. Come hanno fatto a farci fuori? Lo dico sempre io questo. Come faceva la democrazia cristiana? Tu dai fastidio, invece di tenerti a Torino, ti dico ma vai a Ivrea, che lì abbiamo bisogno, così non puoi fare niente, non hai la capacità di parlare con i compagni. E perché faccio questo discorso? Perché Berlinguer non poteva non sapere che si metteva in casa i fascisti miglioristi legati alla Gladio. Lo dico perché così, come dice la Stefania, giustamente come dice Maurizio, ci sono i fatti. Non poteva non sapere che... È il 2+2, Max. È il 2 più, è il fare il 2+2. Cioè, non potevano, sono ancora lì, qualcuno è ancora lì, qualcuno a qualcuno, cioè, tanto che, e poi anch'io mi taccio con Maurizio, tanto che se in bellissimi libri usciti negli ultimi anni, nel 2000, ci sono come, intanto, come Veltroni svende la Rai a Mediaset e fa un accordo, come praticamente cosa succede? Il giornale che usciva a Milano dei miglioristi era sponsorizzato dall'allora cavaliere Silvio Berlusconi e la pubblicità era di Publitalia. Guarda caso, nel 1981, grazie alle cooperative rosse emiliane, la Fininvest prende in mano la pubblicità della TV russa, che detiene tuttora, che non si chiama più Fininvest, la detiene tuttora. Come ha fatto? Proviamo a domandarcelo come hanno fatto. Io ne ho sotterrati tanti di compagni a Torino, cominciando da Piero Panciarelli, tanto per fare dei nomi, ho cominciato da lui. Io non ho mai fatto quella scelta, come giustamente ha detto Maurizio, ci sono stato vicino, non l'ho mai fatta, non l'ho mai voluta fare, perché ho preferito vivere la mia vita da militante, da dirigente in un partito comunista. E vengo alla domanda finale. Detto che questo discorso porta sempre tutto, guarda caso, siamo sempre lì, tu puoi girare nomi, cognomi, fatti, non fatti, sono successi, servizi segreti deviati, non deviati, mafie, armi, tutto quello che vuoi, però guarda caso alla fine si torna sempre allo stesso nominativo, che sta la cui sede europea a Bruxelles. Quindi voglio dire, perché? Perché il fatto è che, come giustamente dice Maurizio, è che questi qui sono 50 e passa anni che si stanno scannando per i dettagli. No, forse era andato a pisciare in via, no? Allora, no, cioè i dettagli, va bene, ok, ci sta tutto, ma non funziona così. Non funziona, funziona come dice Maurizio nel suo libro, come la Stefania Limiti nei suoi libri, come altri, che coi fatti, coi documenti, perché non è vero, nell'archivio di Stato si trova tutto ancora, si trova tutto, basta andare lì, passarsi delle giornate, andare a cercare, no, ovviamente molte cose sono segretate, però noi, lo dico questo, per i più giovani, perché quel passaggio di quel PCI fino alla Bolognina è questo, quel passaggio che molti dicono figurati, no, è questo, è successo così, è successo, e anch'io sono uno degli ultimi mohicani come Maurizio, e dobbiamo noi con capelli bianchi continuare a dirlo, a gridarlo ai ragazzi e le ragazze, i pochi che entrano ancora nelle giovanili comuniste. Che cosa è successo veramente? C'è successo veramente qualcosa di grande. Io lo dico da padre di partigiano garibaldino che fino al 58 aveva lo stemma in casa quando sono nato io. E c'erano 600.000 garibaldini pronti negli anni 50 a fare la rivoluzione. Non è vero che non c'erano. C'erano come se c'erano ed erano comandati dal compagno Secchia. Fu il perdonismo togliattiano che nel 53, dopo la legge truffa, diventa elettoralismo e nel 63 le nuove elezioni fa entrare gli intellettuali all'interno del partito indipendenti pur di vincere l'elezione nel 63 e nominare il primo presidente socialista Saragat.
Questo è quello che è successo. Ma in quei 10 anni io ricordo che i servizi segreti, come dice a Stefania nei suoi libri, sono stati in mano all'Inghilterra fino al 1960, non erano italiani. Roberto, te la domanda finale, chiudiamo. Grazie ancora. Avete soddisfatto ogni possibile domanda fra tutte e due. Io a questo punto posso ce solo concludere dicendo una cosa, cioè la questione è presto detta, cioè è un po' l'immagine della spirale che va a toccare diversi punti, ma la spirale alla fine sempre al centro va a toccare. Sono arrivate domande, ma mi dice Repetto che sono arrivate domande. Quindi concludo dicendo questo, cioè il fatto anche oggi poi ci sono anche oltretutto degli strumenti attraverso i quali una testa pensante può avere le giuste deduzioni, e uno degli strumenti è il libro di Maurizio sicuramente. Come no? Per arrivare a veramente a collegare gli anelli di tutta questa catena, perché se no ci sono ancora troppi buchi. Bravo, il meccanismo non funziona. Se si collegano gli anelli della catena, il meccanismo, come dicevo all'inizio, il quadro assume veramente quei contorni giusti ed esatti che ti fanno capire ieri, oggi e soprattutto ti fanno capire il domani. Certo, facciamo entrare Repetto, magari c'ha delle assolutamente domande. Sì, certo, Vai Fabrizio, grazie ancora. Grazie a voi. Io ho ricevuto alcune domande da parte dei lettori e le ho sintetizzate giusto per dedicare gli ultimi minuti. Perfetto, grazie. La prima riguarda, diciamo, le tesi complottiste che hanno dominato la scena editoriale. Voi sapete che esistono biblioteche intere che parlano del caso Moro. Certo. Però la frase su cui un lettore si è concentrato riguarda appunto in questo giorno particolare, oggi è il 9 maggio, il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro è il momento più alto della strategia della tensione. Ovviamente è una tesi complottista, confutabile, ma che però io lascio al dibattito. C'è anche un secondo spunto molto specialistico e riguarda una data che è un turning point della vicenda, il 18 aprile, cioè il 18 aprile del 1978 si assiste da una parte alla presentazione di un falso comunicato numero 7 attribuito ad ambienti malavitosi romani e contemporaneamente c'è appunto il ritrovamento del famigerato covo di Via Gradoli 96. Per alcuni dei nostri lettori potrebbero essere le stesse mani che hanno redatto il falso comunicato numero 7 e che hanno aperto la porta del covo di Via Gradoli. Mi rendo conto che questo è un argomento assolutamente specialistico e io trovo il modo qui di ringraziare nuovamente Maurizio Fiorentini perché effettivamente quest'opera non ha niente a che fare con tutte le produzioni editoriali del mainstream, ma veramente io mi ci sono ritrovato e ogni volta che lo ascolto mi emoziono. Grazie di tutto. Lo stesso passa a me. Maurizio, a te per concludere. Allora, innanzitutto io sono entusiasta, anche se ho 68 anni, sono entusiasta veramente di avervi incontrato perché siete veramente grandi. Fabrizio già lo so com'è, nel senso, ma non conoscevo Roberto e stasera eccezionale, e non ti conoscevo a te, Max, che sarai sposato, se no te chiedevo in dote, ti chiedevo se te volevi sposarmi. Detto questo, allora andiamo a dare delle risposte evitando di essere logorroici. Allora, il 9 maggio, a parte il fatto che insomma di gente che è morta il 9 maggio ce n'è diversa, Impastato e altra gente, ma la parola è il punto più alto della strategia della tensione. Allora, la strategia della tensione è un termine bistrattato usato da un inglese e poi sposato da Fasanella. Direi strumentalizzato anche.
Esatto, dall'archivio insomma, vabbè, lasciamo perdere, poverello, è morto da poco, non lo voglio nominare. Allora, il punto del 9 maggio, siamo sempre là. Il punto del 9 maggio ve lo racconto alla Maurizio. Uno dei nostri, perché noi non avevamo i capi nei volci, non esistevano, questa è un'altra bugiardata enorme. Semplicemente c'era chi si prendeva uno zainetto, ci metteva dentro i suoi sassoni e quelli venivano chiamati responsabili. Beh, uno dei nostri responsabili che aveva lo zainetto del policlinico, tant'è vero che ha fatto delle lotte incredibili, è finito in galera perché voleva l'apertura di asilo nido al policlinico, un certo Daniele Pifano. A seguito di tutti i processi che c'aveva, sta al tribunale. E chi incontra uscendo? Questa è la risposta sulla strategia della tensione. Certo. Stiamo parlando, attenzione, stiamo parlando di fine aprile, inizio maggio. Chi incontra? Vitalone. Cioè, avete presente chi era Vitalone? Magistrato, braccio destro armato di uno un po', lo ricordate? Detto il divo, un po' gobbo, sì. Detto il divo, il braccio armato destro di Andreotti. Già. Lo ferma Vitalone a Pifano, perché chiaramente lo conosceva, stava più in tribunale lui che... E gli dice: guarda, noi avremmo un'idea. E lui ha guardato e ha detto: che idea? Beh, si potrebbe fare una trattativa one to one, cioè one to one, per la liberazione di Moro, e credo che sia un'iniziativa interessante. Chiaramente Daniela gli ha risposto: guarda, numero uno, noi con Biene non abbiamo contatto di nessun genere, di nessun tipo. Adesso ti mando il numero 3, lo trovate pubblicato sul libro, ti mando il giornale numero 3 dei Volci, ok? Il mensile numero 3 di aprile 1978, così capisci cosa pensiamo, perché noi in quel redazionale, ho detto noi, in quel redazionale abbiamo scritto: ma Pecchioli e Zaccagnini sono fiancheggiatori delle Brigate Rosse? Dopo che gli ha detto così, quell'altro ha detto: allora, e Daniele gli fa: guarda, noi una cosa che possiamo fare, però ne devo parlare in comitato, perché noi eravamo organizzati così, è andare in assemblea e usare tipo un megafono. Siccome i BR comunque mandano sempre qualcuno di loro, sentiranno sta cosa e noi possiamo provare a fare il megafono, non possiamo fare altro perché non ci abbiamo contatti. Ma perché vi sto raccontando questo? 24 ore dopo, e quindi siamo 2-3 maggio più o meno, Daniele telefona e gli dice: guarda, in comitato c'è stato l'ok, e lui risponde: non si può fare niente. Come si può fare niente? Ma che sto detto? No, assolutamente non si può fare nulla, non c'è niente da fare, non si può fare nulla. Quindi la risposta è: chi è che comanda il gobbo? Non Vitalone. Chi è che ha fermato il gobbo? No pizze e fighi. Altro che strategia della tensione. No, cioè, più che altro, Maurizio, la questione viene prima all'incontro, nel senso: chi è che ha avuto l'idea quando gli ha detto noi avremmo un'idea, e chi è poi che invece ha bloccato tutto? Che il gobbo, per forza, perché Vitalone senza l'ok di Andreotti non sarebbe manco andato a fare pipì. Quindi è ovvio che è partita da Andreotti questa, ma questo testimonia la risposta più precisa che posso dare a chi ha fatto quella domanda. Altro che strategia di attenzione. Chi aveva il potere di commissariare in Italia Andreotti Giulio, detto il divo, e di dirgli: no, fermate? Appunto, chi è che l'ha fermato? La domanda poi è questa. Li ha fermati un'entità superiore, ovvio, alla nostra, a quella di Andreotti, e quindi stiamo sempre là. Non è una strategia della tensione, è la decisione di un omicidio. È la decisione di un omicidio. Certo. Punto. Questa era la prima domanda.
La seconda riguardava il 18. Allora, il 18 sarebbe via Gradoli, no? Sarebbe la doccia che perde, la vasca, l'acqua, le cose, i pompieri arrivano con i pompieri con la scala, imposimato, arrivano tutti. Ma state attenti, io ho il verbale nel libro e io vi prego così a mani giunte di comprarvi il libro e di andarvi a leggere il verbale della questura di Roma girato all'Interpol, ha imposimato, non stiamo parlando di Maurizietto, girato all'Interpol, verbale, non armi, poi c'è pure quello armi, ma quello che io ho pubblicato è il verbale non armi. 1115 reperti li ho studiati a memoria. A parte di aver scoperto il reperto 731 che non è per caso pubblicato e scoperto da nessuno dei 5 processi e delle 3 commissioni e di 800.000 libri pubblicati anche da gente che si definisce di sinistra, benissimo, il reperto 731 di Via Gradoli 96 è il distintivo che vedete in copertina sulla sinistra ed è il distintivo dell'Alien Force, la principale base NATO a Napoli. No pizze e figli. Questo non vuol dire, come qualcuno si è inventato, che io sto dicendo che erano da NATO. È il contrario esatto. La NATO era nel mirino. E se no non ce lo facevano trovare il distintivo. Yes. La NATO, bravo, la NATO è nel mirino, era nel mirino. Via Gradoli ci sono delle convergenze parallele. Da una parte c'è il commissariamento, e ve l'ho raccontato in parte, lo troverete pubblicato. Da una parte c'è il commissariamento della direzione strategica del comitato esecutivo delle Brigate Rosse alla colonna romana per via dei fatti che abbiamo accennato ma che troverete pubblicati e documentati da BR stessi della colonna romana sul libro. Quindi il 18 aprile è iniziato questo problema da una parte, dall'altra parte c'è la convergenza parallela. Cosa vuol dire? Questi non devono uscire vivi, non loro, lui. Quindi noi dobbiamo trasmettergli, ragazzi, il famoso paese dei Gradoli, la sapete la storia dei Gradoli? La seduta spiritica perché pioveva del professore Prodi, che poi non pioveva perché siamo andati pure a verificare il meteo, c'era il sole, però lui ha raccontato che siccome pioveva hanno fatto la seduta spiritica ed è venuto fuori Gradoli e sono nati tutti al paese dei Gradoli, manco al paese, fuori del paese, e poi hanno messo delle immagini di repertorio che io mi ricordo di aver visto, dell'esercito che entrava al paese con la gente del paese, compreso il sindaco, che ha aperto le finestre e ha detto: ma qui non c'è nessuno, ma avevano messo immagini di repertorio vecchie. Allora state ben attenti, guardate la carriera che ha fatto Prodi dopo, compresa la fregatura dell'euro. Certo. Guardate la carriera delle persone di questa storia. Allora, ristiamo alle convergenze parallele. Da una parte entra in gioco un commissariamento perché l'abbiamo accennato, ma lo troverete. Dall'altra parte il partito della fermata, fermissima, fermezza è lo stesso partito in cui c'era Andreotti che non contava più una minchia. Questo vi dovrebbe far capire quali erano le forze in campo, e ve l'ho anche fatto qualche cognome: Haig, Alessander, Liden, massima espressione NATO, massima espressione. Cioè Liden è stato accusato dalla CIA
di essere la più grande spia pro-Israele che ne esisteva in America. Cioè stiamo a parlare che l'hanno processato per danni enormi verso gli Stati Uniti, cioè non stiamo a parlare di gente proprio pizze e fighi, stiamo a parlare di gente che a Andreotti che si era inventato famo 1-1, che può essere un'idea, l'hanno segato. Quando Daniele, e qui chiudo, è tornato un comitato, perché ripeto i volci funzionavano così, cioè una roba che oggi è impensabile, cioè noi facevamo un'assemblea per alzare la mano quando dovevamo prendere delle decisioni tipo cortei un po' diciamo animosi, facevamo assemblea da 3000 e si decideva per alzare la mano. Questa è una roba impossibile oggi. Bene, quando è tornato ci ha detto: raga, secondo me questi nuovo vanno vivo, e così è stato. Ma quindi ho secondo risposto, te, per ho risposto a tutte concludere e proprio tutte. l'ultima, perché non lo volevano vivo? Sapeva troppo, questa è la conclusione. Certo, certo, C'è anche, non solo sapeva troppo, ma aveva già detto troppo, aveva scritto troppo. Guardate che l'altra parte, che non è risolta ancora nel 2026, sono le vere carte di Moro, Certo. no Topolino. C'è anche poi quell'altro distintivo a fianco, che è da considerare. Bravo Robby, io lo metto alla parità, quello è il Soviet supremo e quello lì non era scemo e non è scemo ancora oggi. Non è scemo ancora. Non è che ha avuto una particina trascurabile, No, ragazzi, nel libro sapete che cosa è successo quando è uscito questo libro? La seconda, questo qua esattamente, che porta 2 aggiunte. Ma sapete a che livello c'è stato un silenzio di tomba? E lo sapete perché? Perché in questo c'è un capitolo che è quello dedicato a un'operazione del KGB che ho pubblicato e che è assolutamente tratta da documenti del Senato della Repubblica Italiana, non da Topolino. Questa operazione è l'operazione più incredibile, e non sono io a dirlo, ma è la CIA a scriverlo e a riconoscerlo, che sia stata mai fatta dal KGB. Primo ha messo in giro un documento in Turchia, che poi ha fatto giro in tutta Europa, che era il documento del famoso generale che spiegava come fare nei paesi in cui si voleva, diciamo, dirigere la democrazia. Dopodiché hanno fatto un documento che noi pubblichiamo, che è arrivato al presidente della Democrazia Cristiana Zaccagnini, che l'ha letto all'Assemblea Generale della Democrazia Cristiana, nel quale si suggerisce che nel caso di Moro ci possono essere stati servizi occidentali. Era scritto da KGB di Roma. Cioè, vi state rendendo conto di che stiamo parlando? Quindi non solo non sono scemi, non sono stati scemi. Quando io parlo di contaminazione, cioè, voglio dire, è un'operazione che troverete documentata, che penso che vi farete per 15 giorni di seguito. Certo. Non voglio dire più, andate a vedere. Se no sveli tutto il libro. Invece, concludendo, grazie ancora a Maurizio Fiorentini, veramente abbiamo fatto 1 ora e mezza senza accorgercene. Sicuramente ci troveremo magari dopo l'estate, poi magari se riesco, adesso ho già parlato con l'organizzatore nazionale, se riusciamo a fartelo presentare anche a Roma alla nostra sede nazionale, sì, giù, certo, si può fare, sì, sì. Bellissimo, sì. E ringrazio l'amico Roberto Roggero di Brics Friends, caporedattore, che ormai da tempo
quasi settimanalmente interviene su questo canale per le nostre notizie, facciamo anche due chiacchiere, una persona squisita sotto tutti i punti di vista, un grande giornalista, e ringrazio anche chi ha scritto ricordando che oggi 9 maggio ovviamente è il giorno della vittoria, la vittoria sul nazifascismo dell'URSS e della Cina, quindi questo è anche da ricordare. Vi ricordo, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, se volete ricevere il libro autografato da Maurizio, scrivete all'email nel banner qui sotto, quindi fabrizio.repetto64@gmail.com, oppure compratevelo su internet, seguite Maurizio sui social, no? Lo trovate con Maurizio Fiorentini senza problemi, così vedrete anche le presentazioni che fa, quando va in giro, quando fa dirette come oggi, eccetera eccetera. Quindi mi sembra di aver detto tutto. Io vi ringrazio ancora, chi ha ascoltato in diretta, per le domande, per quelli che ascolteranno in differita. Ancora grazie e soprattutto grazie a Fabrizio Repetto, che senza di lui probabilmente questo libro non avrebbe mai preso corpo. Quindi aspetta, lo metto a Fabrizio, magari lo metto un attimo, eccolo qua, così lo salutiamo. Fabrizio, eccoci qua. Grazie a tutti e mi raccomando, bisogna farla. Grande Robby. Ciao a tutti, a presto. Grande Max, grande Robby. Ciao Fabio.